Ciao e benvenuto al mio canale, io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di libretto di famiglia e prestazioni di lavoro occasionale. Prima di iniziare il video ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube e di attivare la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità e su tutti i miei prossimi nuovi video. Bene, iniziamo. Se hai bisogno di attivare il tuo libretto di famiglia, sappi che puoi visitare il mio sito internet, dove troverai maggiori informazioni e potrai anche attivare il servizio tramite il mio ufficio. Tutta la legge che riguarda le prestazioni di lavoro occasionale la si può trovare nell'articolo 54 bis della legge del 21 giugno del 2017. Le prestazioni di lavoro occasionale sono in sostanza degli strumenti che possono essere usati da tutte le persone che vogliano intraprendere un'attività lavorativa sporadica oppure saltuaria. Chi ha intenzione di usare il libretto di famiglia si chiama utilizzatore. L'utilizzatore può utilizzare prestazioni di lavoro utilizzando appunto il libretto di famiglia. In pratica il libretto di famiglia è un credito nominativo prefinanziato che è costituito da dei titoli di pagamento che hanno un valore fissato a 10 euro cada uno. Questo importo serve a pagare l'attività lavorativa di una persona e ogni buono da 10 euro ha la durata di un'ora. Il libretto di famiglia lo si può acquistare solo in un modo, e cioè facendo un versamento utilizzando il modello F24 Elide. Cioè in pratica è lo stesso modello che si usa anche per pagare le tasse, ma in questo caso serve per caricare dei soldi su un determinato conto prepagato. A chi è rivolto il servizio? Il libretto di famiglia è rivolto solo ed esclusivamente alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa, cioè in pratica solo alle famiglie e non anche alle imprese o alle aziende. Come funziona il servizio? Le prestazioni di lavoro occasionale hanno dei limiti economici. Tutti questi limiti sono riferiti all'anno in cui viene svolto il lavoro dal dipendente e sono sostanzialmente tre. Per ogni prestatore assunto, cioè per ogni dipendente, si deve controllare che tutti i suoi datori di lavoro non lo hanno pagato per una cifra superiore a 5.000 euro all'anno. Ovviamente stiamo sempre parlando di libretto di famiglia. Il secondo, per ogni utilizzatore, cioè per ogni datore di lavoro, bisogna controllare di non aver pagato più di 5.000 euro a tutti i dipendenti. Terzo e ultimo punto, ma non per questo meno importante, per tutte le prestazioni lavorative fatte da ogni dipendente e riferite allo stesso datore di lavoro, non bisogna averlo pagato più di 2.500 euro, ovviamente sempre riferita a un anno intero. Quindi, riassumendo il discorso, ogni dipendente non deve percepire più di 5.000 euro l'anno. Ogni datore di lavoro non deve pagare più di 5.000 euro all'anno riferito alla somma di tutti i suoi dipendenti. Ogni datore di lavoro non può pagare più di 2.500 euro all'anno ad ogni singolo dipendente. Tutti questi importi fanno riferimento ai compensi totali, cioè i soldi che il dipendente prende al netto, quindi detratti i contributi INPS e l'assicurazione dell'INAIL. La misura dello stipendio che prenderà il dipendente è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun datore di lavoro con riferimento alla totalità dei dipendenti per tutte queste categorie di dipendenti. E sono 4 le categorie.
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se sono regolarmente iscritti a un ciclo di studi o in una qualsiasi scuola e anche se sono all'università, persone disoccupate, tutti coloro che ricevono dei soldi per le prestazioni integrative del salario, come il reddito di inclusione, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e è destinata ad essere sostituita dal REI, oppure per tutti gli altri redditi di altre prestazioni di sostegno del reddito. Tutti i limiti imposti per il pagamento complessivo che si riferiscono ad ogni singolo dipendente sono sempre da considerare al loro valore nominale. Il datore di lavoro e il dipendente devono fare attenzione a una cosa, e cioè che per poter usare il libretto di famiglia e quindi il lavoro occasionale, i datori di lavoro e i dipendenti non devono aver avuto in passato un rapporto di lavoro subordinato, quindi con contratto di lavoro, oppure un rapporto di lavoro in co-co-co assieme, ovviamente, negli ultimi 6 mesi. Con il libretto di famiglia, inoltre, il dipendente avrà diritto all'assicurazione per l'invalidità e alla pensione di vecchiaia. Infatti, tramite il libretto di famiglia, il dipendente accumulerà la pensione di vecchiaia alla gestione separata dell'INPS e sarà anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL. Come ho già detto prima nel video, il valore nominale o, per semplificare, di ogni singolo buono è di 10 euro per ogni titolo di pagamento. Di questi 10 euro, 8 sono per il compenso del dipendente, poi 1,65 euro vengono accantonati per l'INPS, per la pensione, poi 0,25 centesimi servono per l'assicurazione dell'INAIL contro gli infortuni e infine 10 centesimi servono per la gestione di tutto il servizio. Il datore di lavoro o utilizzatore può usare il libretto di famiglia per pagare il lavoro di un dipendente per questi tipi di lavoro. E sono 3 tipi di lavoro. Piccoli lavori domestici, e sono inclusi anche i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane ammalate o che hanno delle disabilità, insegnamento privato supplementare, come per esempio le ripetizioni scolastiche. Una buona notizia è che per usare il libretto di famiglia non servono necessari adempimenti burocratici, come sempre accade in Italia. Per poter usare il libretto di famiglia, sia il datore di lavoro che il dipendente devono accedere al sito internet dell'INPS e poi si devono registrare al servizio che è proprio dedicato al libretto di famiglia. Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dai datori di lavoro e dai dipendenti, oppure tramite il servizio clienti dell'INPS, sempre che riesci a prendere la linea, oppure da un CAF. Anche gli intermediari, come per esempio un consulente fiscale o contabile, possono lavorare per conto del cliente direttamente sul sito internet dell'INPS. Il datore di lavoro poi dovrà comunicare la fine del lavoro con il dipendente e dovrà farlo entro massimo il 3° giorno del mese successivo. Quindi per capirci entro il 3 di gennaio, il 3 di febbraio, il 3 di marzo e via via. Il datore di lavoro dovrà comunicare questi dati del dipendente, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, in pratica lo stipendio, il luogo di lavoro della prestazione, in pratica dove ha lavorato il dipendente, la durata del lavoro, l'ambito di svolgimento del lavoro, cioè che tipo di lavoro ha fatto il dipendente. Ovviamente devono essere dei lavori
di cui ho parlato prima nel video. Appena il datore di lavoro ha comunicato tutti questi dati, in automatico il dipendente riceve una comunicazione via email o con un SMS. Alla fine l'INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui il dipendente ha lavorato, pagherà direttamente il dipendente e il dipendente riceverà i soldi in base a come ha preferito riceverli, per esempio con bonifico, con una ricarica o con un assegno. Ti lascio inoltre qui sotto nella info box il collegamento diretto al sito internet dell'INPS, dal quale potrai accedere direttamente. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto, ciao!